lettrici e lettori di manga, finalmente un numero uno shoujo che mi è piaciuto e che vale la pena acquistare, ovvero Proteggi la mia terra, in questa nuova riedizione da parte di Planet Manga. Come mio consueto non starò qui a dirvi la trama, tanto la trovate su tutti i canali, c'è gente che praticamente recensisce solo la trama, quindi andatevi a vedere la loro recensione se siete così interessati, ma piuttosto come mai mi ha convinto così tanto questo manga, questa opera, questa Proteggi la mia terra. Diciamo che io e gli shoujo non abbiamo un buon rapporto, ho provato diversi titoli passando dagli anni 80 fino agli anni 90 per giungere ai giorni nostri e devo dire che nessuno l'ho mai trovato nelle mie corde o comunque che mi aveva invogliato ad andare avanti nella lettura. Invece qua, nonostante si tratti di un'opera di fine anni 80, primi anni 90 come Proteggi la mia terra, l'ho trovata decisamente innovativa e tuttora attuale. Probabilmente a convincermi su tutto è stato quell'anone di mistero che troviamo da circa due terzi del volume in poi, che è veramente un qualcosa che ti coinvolge, ti invoglia, ti invita a vedere come sarà il proseguo dell'opera. Quest'opera è sicuramente un'opera malinconica, nostalgica, nonostante ci troviamo molti momenti comici e di battute, ma in pieno stile, diciamo così, anni 80, anni 90. I primi capitoli del volume sono un classico Slice of Life, ma da un certo punto in avanti allo Slice of Life si aggiungerà appunto quell'alone di mistero che coinvolge il nostro gruppo di ragazzi che dovranno cercare di capire i loro sogni e di capire perché entrambi facciano tutti gli stessi sogni più o meno collegati. La cosa che non sopporto io degli shoujo è la mole di dialogo che molto spesso troviamo al suo interno. Un dialogo tante volte inutile con i pensieri dei personaggi che servono e non servono, diciamo, sono molto trascurabili. Ma invece qua in Proteggi la mia terra abbiamo un ottimo bilanciamento tra parti con più dialogo e comunque non fine a se stesso ma con uno scopo ben preciso e delle parti con pochi balloons, con poco dialogo al suo interno e quindi fa risultare l'opera molto ma molto scorrevole e si arriva alla fine del volume senza neanche rendersi conto, almeno per me è stato così, cosa piuttosto rara per questo tipo di racconti. Come potete vedere si alternano molto le parti con poco dialogo a quelle magari con come vedete qua poco dialogo, quasi niente, a parti con più dialogose ma non così eccessivo. Certo, non vi aspettate di trovare all'interno di questo tipo di trame dei colpi di scena allucinanti, folgoranti, ma troviamo piuttosto una trama lineare, ma ben costruita e congegnata all'apparenza da quel che traspare da questo primo numero. Poi il continuo della storia non so dirlo, voglio scoprirlo pian piano perché ho intenzione di portarlo avanti, ma nonostante sia un'opera di fine anni 80, qui rimane ancora quella frescura, quel guizzo di genialità che mescola lo shoujo appunto classico con degli elementi fantascientifici e di mistero. Anche i personaggi da questo primo numero, in particolare Arisu, la protagonista principale, sembrano abbastanza caratterizzati già da questo numero e anche gli altri, nessuno risulta per ora essere delle macchiette. Diciamo, hanno tutti una certa importanza perché questo gruppo di ragazzini dovrà piano piano conoscersi, eccetera, eccetera, non voglio spoilerare nulla. Nonostante la trama possa sembrare, tra virgolette, normale, qua troviamo dei momenti ben calibrati di comicità, di malinconia e anche dei momenti piuttosto drammatici, con dei risvolti che non vi sto a spiegare, ma li ho trovati non forzati come potrebbero sembrare, ma piuttosto coerenti con ciò che viene narrato e soprattutto con il pensiero di Arisu. Due paroline sull'edizione. Planet Manga ci porta
questo volumetto da 7,90 € per circa 300 pagine. Le sue sovracoperte sono praticamente identiche a quelle uscite nel lontano 1987 in Giappone, quindi ci viene proposta con delle sovracopertine relativamente semplici, con un disegno non tanto elaborato, ma la cosa che mi ha colpito di più è la fattura di questo tankobon, ovvero la sua morbidezza. Come potete vedere è molto flessibile, nonostante abbia una rigatura che fa un po' pietà, e inoltre anche le pagine sono sul bianco crema, non sono bianche come magari un J-pop, però le ho trovato molto gradevoli, soprattutto per gli occhi, e anche un volume leggero come proprio sono le edizioni quelle giapponesi. Non so se è mai capitato di tenere in mano proprio un manga in lingua giapponese e ci assomiglia molto, quindi a sto giro Planet Manga nel suo complesso ha fatto un buon lavoro. Quindi non mi resta altro che dire di provare ad acquistarlo e provare ad andare avanti con la lettura, perché io sono molto incuriosito da che legame ci possa essere tra questi personaggi presenti sulla Luna che guardano la Terra e dall'altra parte questi personaggi della Terra, i nostri 7 protagonisti, che in un certo senso provano sempre quel senso di nostalgia di un qualcosa che non ci viene ancora svelato, ma che probabilmente col corso dell'opera ci verrà detto e ci farà emozionare sicuramente, perché non è un'opera priva di sentimento come molte, anzi credo che ci sappia dare e ci darà molte soddisfazioni col trascorrere dei volumi. Bene, per questa mini recensione, prime impressioni di Proteggi la mia terra, dall'angolo del Mauretton, vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un commento, accendere la campanella per notifiche, cliccare un mi piace e al mio prossimo video. Ciao gente!